Ciao a tutti, questa gonna richiede poco tempo e lavoro e offre la possibilità di essere adattata alle misure di chi la indossa, senza diventare stretta se si mette su qualche chilo. Io ho utilizzato come modello una gonna che avevo già, per ottenere le misure del dietro, ma si possono ricavare facilmente e sono metà circonferenza vita per lunghezza desiderata. Dobbiamo calcolare che avremo un orlo in basso e una cintura in alto. Per i due laterali consideriamo 3/4 di metà circonferenza per la stessa lunghezza scelta per il dietro. Con le prime cuciture uniamo i due laterali lungo i fianchi con una cucitura dritta e rifinita con uno zig-zag. Qui vediamo il fianco sinistro e lo stesso procedimento andrà ripetuto per il destro. I due laterali andranno poi rifiniti lungo i lati liberi con un piccolo orlo. Io ho fatto uno zig-zag ripiegando la stoffa circa mezzo centimetro. Per la cintura servono due strisce di stoffa lunghe quanto la circonferenza vita e alte a piacere. Io le ho tagliate di 5 cm e poi abbiamo i due lacci, anche questi alti 5 cm, che finiti saranno alti circa 2 e lunghi metà circonferenza vita. Per i lacci ripiego in due le strisce e cucio con un punto dritto. Poi rivolto il tubo che ho ottenuto aiutandomi con una spilla da balia che ho attaccato a un'estremità e che poi ho fatto passare all'interno del tubo. Una volta presa la spilla sarà facile rivoltare il tutto. Ora ripiego verso l'interno i margini di una delle estremità, aiutandomi anche in questo caso con la spilla da balia, e cucio per fare un piccolo orlo. L'operazione va ripetuta 2 volte per entrambi i lacci. Nel mio caso si legano sul dietro, come un grembiule, ma possono anche essere più lunghi, dipende dai gusti e se si vuole la possibilità di legarli sul davanti. La cintura è composta da due parti alte 5 cm, compresi i margini di cucitura, quindi una volta terminata sarà alta circa 4 cm. Per la cintura bisogna unire le due strisce da cui è formata, quindi le disponiamo dritto contro dritto, una sopra l'altra, mettiamo qualche spillo e cuciamo. La cintura verrà chiusa una volta attaccata alla gonna. Quindi mettiamo la cintura dritto contro dritto con la gonna. La parte che andiamo a cucire ora sarà quella visibile all'esterno, quindi occhio a scegliere quella più bella. Tutte le ultime cuciture sono state fatte con un punto dritto, senza alcuna rifinitura. Questo perché alla fine del lavoro saranno chiuse all'interno e non daranno problemi di sfilacciamenti. Metto qualche spillo e cucio, prestando attenzione a lasciare circa mezzo centimetro alle due estremità, da poter ripiegare all'interno. Ora lavoriamo sul rovescio della cintura e facciamo due cuciture che fermano i margini, entrambi verso l'alto, e che serviranno soltanto per facilitarmi le operazioni successive. Quindi si può usare un punto più lungo del solito in modo da poterle rimuovere facilmente quando non serviranno più. Ora ripiego verso il rovescio la cintura e ripiego il margine verso l'interno, fermo con degli spilli. Alle due estremità ripiego verso l'interno il mezzo centimetro lasciato precedentemente e inserisco i lacci. Anche qui fisso il tutto con degli spilli e infine cucio, tracciando un rettangolo lungo tutta la cintura, a qualche millimetro dai bordi.
A questo punto si possono eliminare le cuciture dei margini che abbiamo fatto poco prima. Ora ripiego la gonna così come andrà indossata, per trovare il punto in cui fare l'asola, dove far passare uno dei lacci. Io ho la possibilità di fare l'asola in maniera automatica e quindi ho utilizzato una bobina per determinare la misura dell'asola, che infatti è leggermente più piccola dell'altezza della cintura. Per chi non avesse questa possibilità, basta cucire un'asola che vada più o meno da impuntura a impuntura. Una volta fatta l'asola, bisogna aprirla e per evitare di tagliarla infilo uno spillo nella parte alta. Qui ora potrà passare uno dei lacci che finiremo poi per legare sul dietro. Siamo arrivati all'ultima cucitura, l'orlo in fondo. Come per gli orli laterali ho ripiegato verso il rovescio la stoffa, in questo caso di circa 1 centimetro, e poi ho cucito con uno zig-zag. Grazie per l'attenzione e alla prossima!